Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dincau e questa è la masterclass di Microsoft Excel. Quest'oggi andremo alla lezione 14 e andremo ad approfondire un punto veramente molto importante. È importantissimo conoscere questo punto, quindi andremo ad approfondire le tabelle pivot, quindi capiremo che cosa sono, ne vedremo un po' le proprietà, capiremo un po' come funzionano e come vanno gestite e che cosa soprattutto ci permettono di fare. In Excel questo oggetto ci permette veramente di fare cose fantastiche e penso sia uno degli strumenti di business intelligence che conosco io che dà una flessibilità tale, tant'è che le tabelle pivot vengono tutt'oggi utilizzate veramente in modo molto forte per fare delle analisi spot su Excel piuttosto che per realizzare effettivamente dei report veri e propri di analisi. Allora andiamo a capire come funzionano e che cosa sono questi oggetti. Andiamo come sempre nel menu file e facciamo il messaggio di benvenuto, il file di benvenuto, ovviamente è menu nuovo e facciamo benvenuto. Io l'ho già aperto e ci spostiamo nella scheda 10, quindi 10 tabelle pivot. Qui come sempre Microsoft ci fa un po' di esempi, ma noi andremo ben oltre a quello che lui ci spiega e qua c'è qualche link di approfondimento. Allora vediamo che sulla destra Microsoft ci ha preparato una tabellina molto semplice dove vediamo appunto, facciamo ancora un po' di zoom, vediamo appunto che qui che cosa ha messo. Ha messo praticamente una tabellina con la data, il venditore, il prodotto e l'importo. E poi vediamo che qui, quando io clicco qui, mi compare questo menu. Praticamente questo è il menu della tabella pivot. Adesso riduco un pochino per vedere un pochino meglio. E qui che cosa succede? Vedete, c'è praticamente questo oggetto che è stato creato e qua ho i campi praticamente di questa tabellina, quindi questo oggetto in realtà è collegato a questa tabella qua. Quindi se io ad esempio porto via il prodotto e me lo metto sui filtri, adesso vado in sovrascrittura perché va sopra, ma ipotizziamo che lo mettiamo ad esempio nelle colonne, ecco che io ho spalmato praticamente ho la somma del prodotto, lui mi ha cambiato i numeri e mi ha spalmato qui il prodotto. Ma se metto ad esempio il venditore sulle righe, ecco che io ho appunto il nome del venditore e qui ho praticamente il prodotto e vedo come ha venduto. Quindi vedete, io ho semplicemente spostato i miei oggetti e in base a quello che c'è sulla tabellina sopra io posso vedere le informazioni in svariato modo. Poi qui ci sono diverse proprietà. Allora faccio CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, così torniamo all'origine e andiamo a vedere un po' come funziona questa cosa qua e scendiamo ovviamente più in dettaglio. Allora, per creare una tabella pivot come si fa? Si fa clic sul nostro set di dati, questa è sempre una tabella, se non è definita, vedete c'è il menu contestuale qua su che è una tabella, se non è definita come tabella selezionate tutto il perimetro, ad ogni modo clic qui, facciamo inserisci, ecco che qui troviamo tabella pivot, se clicchiamo qua, ok, tabella pivot, compare questo pannellino qua che ci dice appunto che cosa vogliamo andare a fare. Allora noi adesso stiamo facendo le basi, quindi che cosa dice? Guarda, seleziona la tabella o intervallo, da dove? Da in tabella intervallo e qua c'è il nome della nostra tabella perché noi potenzialmente qui gli potremmo dire guarda non prendere il nome ma prendimi ad esempio questo intervallo qua fino a qua senza un record. Così facendo vedete lui prende i dati che sono dentro questo intervallo ma non farà vedere nient'altro, piuttosto che noi cancelliamo ok e facciamo un clic qua e poi facciamo clic qua, però vedete che adesso ha preso questo di intervallo. Se noi invece facciamo nulla e andiamo sul menu contestuale e prendiamo il nome, perché come abbiamo visto nelle lezioni precedenti possiamo dare i nomi agli oggetti, quindi prendiamo il nome, ma lui comunque quando noi la creiamo lo riconosce in automatico, quindi facciamo menu inserisci tabella e questo è effettivamente il nome del mio oggetto, quindi se qui compariranno nuovi record la mia pivot riuscirà a leggerli in automatico senza andare a ridefinire il perimetro dei dati che era stato selezionato manualmente. Ecco un altro vantaggio di utilizzare le tabelle in Excel. Quindi possiamo scegliere questa cosa che la rileva in automatico perché abbiamo fatto clic sulla tabellina. Se facciamo origini esterni andremo a collegarci all'esterno di Excel ma non andremo in approfondimento di questa cosa qua. Poi poco più sotto ci dice ok dove la vuoi creare questa tabella pivot, specificare dove collocare il rapporto di tabella pivot. Allora lui in automatico mette foglio nuovo. Se adesso premessi ok lui creerebbe un foglio nuovo qua giù e mi creerebbe la tabella pivot, ma io voglio crearla sul foglio esistente, quindi clicco l'opzione successiva e clicco il trattino qua, poi gli dico dove la voglio creare e me la crei ad esempio qui su K2, poi ritorno qua ok così ho selezionato che andrà a crearla lì quell'oggetto.
L'aggiungi questi dati al modello dati significa che andiamo a porre i dati che ci sono in quella tabella pivot in Power Pivot, ma è uno strumento che è molto più avanzato di quello che stiamo facendo in questo momento. Eventualmente, se lo volete approfondire, c'è una masterclass Power BI nel mio canale, partite dalla base perché è molto più complicato di quello che stiamo facendo qui, quindi ignoriamo questa voce. Perfetto, ora diamo l'ok. Ecco che compare il pannellino che vedevamo prima e qui mi compare praticamente lo spazio per la tabella pivot, che è questo riquadro qua. Me lo fa vedere così perché non ho ancora inserito nessun elemento. Adesso faccio un po' un zoom out. Ok, e stringo un pochino perché altrimenti ci sono io in mezzo e non vedete bene questa parte qua. Posso andare fino a qua. Ok, allora che cosa succede? Compare quello che c'era prima e qui mi fa vedere l'elenco dei capi che lui ha trovato all'interno della mia tabellina e appunto 4 riquadri. Allora, se io metto degli oggetti sul riquadro dei filtri, ok, che cosa succede? Che lui mi crea questa cosa qua. Adesso lo sposto in giù di 2, andiamo qua. Ok, lui mi mette praticamente come filtro questa cosa qua, quindi questo è un riquadro dove mettiamo gli oggetti filtri. Infatti se prendo il prodotto e lo metto sulle righe, lui praticamente fa un'esplosione di tutti i valori che trova sulla colonna prodotto, ok, c'è la colonna prodotto, però li aggrega in automatico. Lui va a fare un'aggregazione delle informazioni. Difatti vedete che Bibit è ripetuto 2 volte, ma qua lo trovo solo una volta perché io sto facendo un'analisi per tipologia di prodotto, perché qui ho inserito il prodotto, quindi io sto facendo un'analisi sul prodotto. Non avrebbe nessun senso avere bibite scritto 2 volte se devo fare l'analisi, perché io voglio sapere quante bibite ho venduto, quindi io cosa farò? Mi prenderò l'importo e lo trascinerò giù sui valori. Ecco che qui appunto mi compare somma di importo e mi fa la somma di tutto quello che trova qua. Quindi lui mi trova ad esempio birra e birra, ok, che fa 1400 più 750 mi fa 2100. Mi trova bibite e bibite, 1600 più 510 mi fa 2150. Quindi vedete, io ho tirato giù praticamente i campi e qua ho appunto il mio risultato. Poi vedete, lui scrive somma di prodotto perché in automatico lui va a farmi una somma. Difatti sul riquadro dei valori noi possiamo andare ad inserire solo le misure, quindi delle quantità, perché qui avviene un'operazione di aggregazione. Vedete che qui c'è anche il simbolo della E di somma, quindi lui qua va a fare delle cose con i valori. Quindi qui abbiamo tutti i campi di dimensione che andiamo a mettere qua e lui andrà a fare un'aggregazione per quanto sia possibile, e qui andrà a fare delle operazioni di aggregazione. Sulle colonne la stessa cosa del prodotto, quindi io potrei andare a dirgli qua, metto il venditore e me lo sposto sulla destra. Allora io che cosa ottengo? Ottengo che praticamente qui sto facendo un'aggregazione per riga del mio prodotto e sto facendo un'aggregazione, faccio doppio clic, sto facendo un'aggregazione per venditore in orizzontale. Quindi in un attimo io ho la mia tabella verticalizzata così che ho la data di venduto, il venditore e il prodotto, il suo importo. Io qua in un attimo vedo che sulle bibite, ok, c'è Fiamma che ha fatto una vendita e c'è anche Marco che ha fatto delle vendite. Invece Anna non ha fatto niente, quindi in un attimo colpo d'occhio io qua riesco a vedere tutto quanto. In più lui mi inserisce anche le colonne di totale complessivo in fondo della riga, ma me lo fa anche sulle colonne, quindi vediamo che Marco ha venduto per un importo di 1520. Di bibite invece, se penso alle bibite, ho venduto 2110. Qui mi sta scrivendo somma di importo, che magari può non piacere. Ora tolgo questo, lo metto sui filtri e posso andare a cliccare su questa linguetta che c'è qua giù e qua potrei fare impostazioni campo valore. Ecco che qui entro nelle proprietà di questo specifico campo e qui potrei dirgli: guarda, io non voglio che mi scrivi questa cosa qua, ma voglio che mi scrivi solo importo. Se diamo l'ok dà errore perché questo campo esiste già, vedete il nome originale, e sto andando a fare un'aggregazione, quindi io non posso chiamare il nome, ok, con le tabelle pivot classiche di Excel, perché dopo ci sono anche altri tipi di tabelle pivot che si vedrà molto più avanti oppure nelle mie masterclass di Power Pivot, Power BI, ma in ogni caso qui basta andare qui e fare ad esempio uno spazio, così lui lo vedrà come un nome di campo differente. Sotto vediamo che possiamo fare anche altri tipi di operazioni. Vedete, lui in automatico prende la somma, ma io potenzialmente potrei fare il conteggio e lui qui allora mi scrive in automatico conteggio di importi, tant'è che se io faccio ok, lui mi fa il conteggio dei valori che trova dentro a birra, vino e
e bibite. Vediamo che birra c'è 2 volte, vino c'è 2 volte e bibite c'è 2 volte. Se qui ad esempio ci fosse scritto bibite, ok, e poi faccio tasto destro sulla tabella pivot perché non è automatico l'aggiornamento, quindi quando io cambio un valore qua, qui non si refresh in automatico, io devo fare tasto destro e devo fare la voce aggiorna. Quando faccio aggiorna, ecco che mi cambiano i valori, vedete qui mi ha scritto 3, qui mi ha scritto 1 e qui mi ha scritto 2. Così ha cambiato appunto ho aggiornato il dato che era presente su questa tabella qua. La pivot non si aggiorna in automatico, quindi qui ho fatto un conteggio dei valori che appartengono alle varie voci del campo prodotto. Posso fare una media, quindi in base a quello che trovo calcolo appunto la media di quello che ho rilevato, piuttosto che torno qua e faccio riportami il valore massimo che trovi in tabella. Ad esempio per bibite il valore massimo che trovi in tabella è 1600. Vedete che è veramente versatile e si possono fare molte cose in pochi passi. Mi faccio la deviazione standard e lui mi calcola la deviazione standard senza neanche sapere come funziona la formula, per così dire. Ma lasciamo somma e qui ad esempio andiamo a rinominare, ad esempio faccio uno spazio all'inizio. Quando do l'ok non mi mette la punteggiatura, quindi anche qua c'è il separatore delle migliaia, no? Quindi andiamo qua, impostazioni valore e facciamo formato numero. Lo facciamo da qua perché se io vado qui e faccio formato numero, faccio ad esempio così, formato celle da qui e gli dico guarda è un numero, mettimi il separatore di migliaia, ok, quando refrescio io vado a refreshare il dato e mi ha fatto solo questo, ma diciamo che se io voglio beccare tutto, adesso l'hanno ottimizzato, fino a qualche tempo fa toglieva la formattazione, si fa da qua. Io qua ho formato tutto il campo, quindi vengo qua, formato numero, metto il numero, gli metto il separatore, tolgo le virgole che non mi interessano, gli do l'ok. Ok, ecco che lui mi ha formattato tutto, compreso anche il totale complessivo, anche se poi si aggiungeranno delle righe perché compaiono nuovi prodotti, quindi va fatto sempre da qua se volete che poi il campo sia sempre formattato in questo modo qua. Dopodiché c'era il riquadro dei filtri che era qua su. Ok, io voglio fare un'analisi delle bibite del mio prodotto, ma voglio vedere che cosa ha fatto Marco, perché voglio vedere che cosa ha fatto Marco. Premo su Marco e ecco che io filtro la mia tabella su Marco e vedo tutto quello che Marco ha fatto nel mio set di dati, quindi vedo gli importi che ha fatto e vedo le bibite. Ipotizziamo che voglio fare un altro tipo di analisi, adesso magari andiamo più sotto che ho fatto una tabella un po' più estesa con un po' di più date, facciamo menu inserisci tabella pivot e la mettiamo ad esempio qui così, quindi ce la mettiamo qua, ecco qua ci mettiamo ad esempio la data, il venditore, qua ci mettiamo il prodotto, quindi ecco che facciamo un po' l'operazione che avevamo fatto prima e qua mi prendo l'importo e appunto vado a cambiare il nome, mi faccio quello che avevo fatto prima con il separatore. Perfetto, esattamente quello che avevo prima. E qui ho un po' di informazioni in più, quindi ad esempio la data voglio vedere che cos'è che ho fatto ad esempio nella giornata di oggi è il 20 di marzo, quindi clicco marzo, ecco che vedo che cosa ho fatto marzo, quindi nel succo qui possiamo fare delle analisi veramente veloci. Qui abbiamo i filtri di imbuto dove possiamo andare a giocare, quindi anche qua posso andare anche qui nei campi riga e dire guarda io voglio filtrare solo fiamma perché voglio vedere solo queste due informazioni qua, piuttosto che fiamma e Laura. E anche qua gioco su queste cose qua. Adesso esplodiamo tutto e esplodiamo anche questa cosa qua mettendo tutto. Qui se facciamo seleziona più elementi ovviamente possiamo andare a selezionare più elementi. Se invece lo tolgo ne potrò sempre selezionare uno solo oppure tutti. Ok, ho tirato fuori tutti. Andiamo a formattare questa cosa qua perché ipotizziamo che il prodotto lo voglio mettere qua insieme al venditore e mi viene questo tipo di grafica qua che magari è poco comprensibile. Qua mi mette etichette, quindi gli dovrei dare un nome perché quando la tabella pivot viene creata in automatico lui usa questo tipo di formattazione qua, quindi lui mette Anna, ok, perché è il primo campo che ho messo qui e poi sotto mi mette le altre, mi fa dei subtotali, quindi mi fa il subtotale per Anna e poi mi fa vedere i suoi prodotti sotto come sono spaccati. In più mi metti questi più che se io premo sui più posso andare a fare delle aggregazioni sulla mia tabella pivot. Io posso fare anche tasto destro quando vedete questi più, andare qui su espandi comprimi, gli dico guarda e comprimi intero campo e comprimo tutti i campi, li voglio espandere tutti, faccio tasto destro e faccio un bel espandi comprimi e gli dico espandi intero campo, ecco che me li esplode tutti. Quindi questo è utile per fare anche delle aggregazioni, vedete in un attimo riesco a fare delle cose fantastiche. Esplodiamo tutto e ecco che noi abbiamo appunto questo tipo di vista. Ipotizziamo che però io non lo voglio così, lo voglio in linea un po' come la tabellina, quindi cosa faccio? Anche qua è un oggetto, la tabella pivot, e qui compaiono dei menu contestuali. Se andiamo qui
che cosa compare? Praticamente vedete qui voi ce li avrete esplosi. Adesso magari allargo un pochino, faccio così. E compare questo bottone qua, mostra. Se noi andiamo qua ci sono i pulsanti, vedete io posso togliere i pulsanti, ecco che non posso più andare a fare l'aggregazione qui a sinistra perché li ho tolti con questo pulsante qua, quindi si fa da analizza tabella pivot, pulsanti e qui decido se metterli o non metterli, tendenzialmente io li tolgo sempre. Anche qua abbiamo diverse opzioni di lavoro sulla tabella pivot che sono veramente tante. La cosa importante è che sul analizza tabella pivot che cosa ho anche? Posso andare qui e posso anche in questo caso come nelle tabelle andare a dargli un nome alla tabella pivot, quindi potrei chiamarla analisi vendite. Nominate sempre, prendete proprio l'abitudine di andare a nominare sempre i vostri oggetti. Su Excel è importante, anche i grafici che non l'ho mostrato nella precedente lezione, è importante cliccare sul grafico, andare nel menu contestuale, in fondo a sinistra si va a dare un nome all'oggetto perché dopo diventerà più semplice quando andrete a capire. Qui ho anche le opzioni, se clicco sulle opzioni e la linguetta vedete che ho delle cose, no? Se faccio opzioni entro praticamente sulle proprietà della tabella pivot, quindi qua vado a lavorare sulle proprietà, ma prima di vedere questa cosa qua andiamo sul menu progettazione che è anche questo menu contestuale. Anche qui, come per le tabelle, possiamo andare a giocare con la formattazione delle nostre tabelle in modo molto rapido, piuttosto che vogliamo vedere i dati messi in un altro modo. E ecco che qua ci sono questi 4 oggetti che sono fantastici, perché noi andiamo qua e gli dico guarda, layout rapporto, vedete, mostra in formato tabella. Quando io clicco qua, lui me lo fa vedere in formato tabellare, mi mantiene il subtotale qui, che se vado con il mouse vicino al subtotale compare la solita freccetta nera. Quando clicco qua potrei andare a sottolineare ad esempio il subtotale con il grigio, così gli do un'evidenza. Ma può essere che non voglio avere il subtotale, allora ho 2 strade, quindi posso fare tasto destro e gli tolgo la voce subtotale da qua, vedete che scompare, e se faccio tasto destro su questo campo, perché se lo faccio qui, tasto destro subtotale, vedete che è applicato, no? Però non lo fa vedere perché qui il livello di aggregazione massimo è quello dato da qua, non ho una doppia voce, cioè non ho vino dentro a fiamma perché non si può ripetere, la pivot comprime sempre il dato al massimo. Comunque andiamo ad applicarlo qui e facciamo subtotale. Oppure andiamo su progettazione, qui ho i subtotali, vedete, e qua scegliamo come farli vedere. Mostra tutti i subtotali alla fine del gruppo, piuttosto che mostra tutti i subtotali all'inizio del gruppo. E qui dovrebbero spostarsi sopra, adesso non ho capito perché non sono andati, ma dovrebbe funzionare così. Ad ogni modo posso anche dirgli non mostrare i subtotali, allora se faccio clic destro qua, ecco che ha despuntato anche i subtotali su questo campo qua, e qui anche non c'è, è molto più rapido. Voglio avere i totali, ecco qua anche un'altra opzione, totali complessivi li posso disattivare, piuttosto che li attivo solo per le colonne, piuttosto che solo per le righe, che in questo caso non ce le ho perché non ho 2 quantità, perché qui potrei anche dirgli guarda, fammi un'altra colonna, questa qui ad esempio importo 2, ok, abbiamo anche cambiamo un po' i numeri, facciamo un po' di numeri a caso, giusto per averli diversi. Vedete che qui non compare il campo, facciamo tasto destro aggiorna, ecco che compare l'importo 2, lo tiro giù, ecco che ho anche l'altro importo 2, lo vado a formattare come abbiamo visto in precedenza, gli dico che è un numero, il separatore, qua gli metto uno spazio, ecco che questa cosa qua, quindi se io vado qua e gli dico guarda fammi i totali complessivi per facciamo attiva solo per colonne e facciamo attiva per righe e colonne. Dovevo mettere, scusate, questo qua, vedete qui ci sono anche i valori, perché poi quando andate a giocare con più informazioni, con più unità, qui compare praticamente i valori, perché i valori li va a mettere praticamente qua su a destra. Però ipotizziamo, togliamo un attimo questo, mettiamo il prodotto in orizzontale, ecco che in questo caso qua, dato che ho messo una dimensione sulle colonne, mi compaiono anche i totali di riga che stavamo vedendo. Quindi se andiamo sul menu progettazione, andiamo qui, totali complessivi, ecco che noi li diciamo attiva per righe e colonne, attiva solo per righe, e ecco che ho il totale complessivo solo per la mia riga, ma non ce l'ho sotto. Se invece vengo qua, appunto, faccio attiva per colonne, oppure appunto posso selezionare e gli dico fammeli vedere tutti e 2 piuttosto che disattivali. Quello che vi stavo dicendo è, ad esempio, adesso togliamo il prodotto e tiro giù l'importo 2 importi, quindi ho sia
l'importo, che è appunto l'importo 2. Adesso non lo formattiamo per andare via più veloci, e qui quando uso più misure mi compare i valori, perché i valori, vedete, ogni valore, ogni serie di valori me la mette in colonna e è indipendente su se stessa. Se io, per dire, qui ci vado a mettere anche il prodotto e lo metto sotto, vedete che qua va a fare un'esplosione, ok, per la misura 1 e per la misura 2 di che cosa? Adesso togliamo i totali che magari si capisce meglio. Vedete, lui fa un'esplosione per la misura 1 e per la misura 2 e mi esplode questa categoria qua. Se io sposto i valori sotto al prodotto, che cosa fa? Me li mette sotto. Quindi lui mi dice per ogni bibita mi fa vedere l'importo e l'importo 2. Per birra mi fa vedere l'importo e l'importo 2. Cioè, a seconda di come io sposto i valori, ok, me li fa vedere in modo diverso. Se io li metto sulle righe, vedete che quando io questi li sposto sulle righe, lui prende praticamente i nomi dei valori che ho messo sul riquadro dei valori, me li mette sul riquadro delle righe. Quindi lui mi fa le bibite, quindi mi mette la categoria prodotto in orizzontale, e poi per ogni venditore mi fa vedere l'importo e l'importo 2. Se tolgo il venditore mi fa vedere questa cosa qua, me le fa vedere praticamente in orizzontale, che è la stessa cosa praticamente di andare a fare così, che li vedo in verticale. Sono scelte di come voi volete andare a vedere i dati oppure andare ad aggregarle. Vedete, potete anche fare questa cosa qua. Vedete, la pivot è veramente versatile sul giocare con queste cose qua. Importo 2, volete vedere tutto quello che è di importo 2. E bene, questa è un po' la base. Qui c'è una rotellina che potete andare a cambiare questo tipo di riquadro, perché qui ho i miei campi e qua ho i 4 riquadri con cui posso andare a giocare. Se clicco qua e clicco questa voce qua, ecco che cambia il modo di utilizzare i riquadri, quindi ho questi 4 messi qua e qua più spazio per vedere i campi, piuttosto che faccio i 4 riquadri fatti così. E piuttosto che faccio le aree appunto anche fatte così, perché mi trovo meglio a giostrare. Diciamo che comunque tendenzialmente si usa questa cosa qua. Allora, queste sono un po' le basi. Qua appunto abbiamo la progettazione, qua gli diamo la colorazione, le colonne se le vogliamo intervallare. Qui abbiamo, vabbè, qui lasciamo stare, e poi qui che cosa c'è? Qui ci sono delle cose interessanti. Allora, qua ad esempio noi vogliamo fare l'importo per l'importo 2, ok? Di quello che noi abbiamo qua, però non lo vogliamo calcolare qua, che sarebbe una buona idea andare a calcolarlo qua, e noi lo vogliamo calcolare qua. Le tabelle pivot ci permettono anche di fare i campi calcolati. Ad esempio, vedete, qua c'è il campo calcolato e potenzialmente noi potremo fare un calcolo virtuale, quindi gli potremo dire prodotto di imp per imp 2 ad esempio, e noi qua potremo dirgli guarda, fammi l'importo, quindi noi gli diciamo l'importo, mettiamo il segno della moltiplicazione e facciamo l'importo 2. Noi facciamo un bel aggiungi, ecco che qua compare una misura che non esiste nella nostra tabella ma esiste qui. Infatti se noi adesso andiamo a vedere, vedete che lui praticamente mi ha fatto il prodotto di queste due e mi ha riportato appunto il valore qui, e adesso me l'ha messo in valuta, non lo so perché, ma si può andare a cambiare appunto il formato e gli dico numero. E ecco che ho appunto il mio prodotto. Quindi si possono veramente fare tante cose potentissime. Posso metterci anche questi tipi di calcoli. Ipotizziamo che questa tabella pivot dobbiamo spostarla di origine, quindi non dobbiamo più leggere da questa tabella qua, ma dobbiamo leggere da un'altra tabella che magari è formatata allo stesso modo, quindi abbiamo gli stessi valori. In quel caso lì si va su cambio origine dati, e ecco che torniamo alla posizione di dove sta puntando questa tabella qua. Allora qui sta puntando su tabella dati tabella pivot 2. Adesso l'altra mi pare che si chiamava 1. Se metto 1 lui ok, non la trovo perché non mi ricordo come si chiamava l'oggetto sopra, ma se qui cambiassi anche il perimetro, vengo qua e gli dico guarda, seleziona magari il perimetro più ristretto, ok, faccio così, ok, io vado a cambiare il puntamento della mia tabella pivot. Adesso non lo faccio perché altrimenti si scassa. Quindi cosa abbiamo ancora di interessante sulle tabelle pivot? Allora abbiamo visto che se andiamo giù praticamente sul nostro campetto all'interno dei valori, facciamo clic qua impostazioni valori, ok, possiamo andare a vedere appunto le impostazioni del valore, e se vogliamo togliere i campi possiamo toglierli trascinandoli fuori, così appunto noi li andiamo a
eliminare, ma noi possiamo farlo anche sui campi dimensionali, quindi diamo qua e facciamo impostazioni campo e ci permette di fare delle cose in più. Qui ad esempio abbiamo due informazioni molto importanti. Allora qui ci dice se vogliamo gestire i subtotali o tenerli assenti, ma diciamo che possiamo anche personalizzare i subtotali. Sui subtotali possiamo fare un calcolo differente rispetto alla somma, come prima quello che vedevamo sugli importi possiamo dire guarda sui subtotali mi fai un conteggio, quindi quando noi andremo a mettere un subtotale vedete che al posto di avere la somma qui praticamente è andato a crearmi un bel conteggio al posto della somma, quindi da qui possiamo appunto giocare anche su queste cose qua, quindi non solo sui campi dei valori ma anche sulle dimensioni possiamo capire come gestire i subtotali. Questo è un elemento importante. Poi abbiamo includi elementi nel filtro manuale. Che cos'è questo campo qua? Perché può essere che ad esempio io qua dico guarda non farmi vedere la birra e ho tolto la birra, adesso ipoteticamente compare una nuova vendita di Fiamma che vende qualcos'altro, ad esempio anzi facciamo restiamo sulle bibite, facciamo Coca-Cola. Quando noi facciamo destro aggiorna vediamo che cosa succede. Ho aggiornato la base dati però non è comparsa la Coca-Cola. Perché? Perché noi qui abbiamo tolto un filtro, quindi compare nelle voci, vedete che qui è comparsa con Coca-Cola, però non è stata filtrata perché la proprietà di questo campo, e di default è fatta così, era deflaggata. Se io in questo campo, perché devo applicarci dei filtri, per qualche motivo io devo andare a togliere dei prodotti che non voglio vedere, ma ne voglio vedere altri, quindi se lo lascio deflaggato e compare un nuovo prodotto, non verrà inserito nel filtro, perché è un nuovo prodotto. Potrebbe essere giusto, ma potrebbe essere che voi vogliate che eventuali nuovi prodotti compaiono nella pivot in automatico senza che voi andate ad inserirli. Quindi clicchiamo su questa voce qua e facciamo ok. Quindi adesso noi ad esempio inseriamo la Coca-Cola che l'abbiamo inserita. Adesso ne facciamo un'altra, sempre di Fiamma, e ci mettiamo la Fanta. Se noi adesso andiamo qua e facciamo tasto destro, togliamo anche il subtotale che così ci fa meno confusione, ok, e facciamo aggiorna, comparirà la Fanta. Ecco che è comparsa la Fanta in automatico, però ho mantenuto birra deselezionato. Quindi questa proprietà qua è veramente interessante perché ci permette di includere o non includere eventuali nuove voci che ci arrivano dalla nostra origine data. Questa è una scelta. Sulla layout di stampa possiamo vedere altre proprietà, ad esempio quello interessante potrebbe essere mostra elementi privi di dati, perché magari noi adesso cancelliamo la Fanta da qui e andiamo a fare praticamente un refresh della nostra pivot, facciamo tasto destro, aggiorna. Allora Fanta, vedete, noi abbiamo detto guarda fammi vedere mostra elementi privi di dati, ok? Se noi lo togliamo, Fanta scompare perché dalla nostra origine dati non ci sono informazioni e quindi potrebbe essere giusto che non vediamo le informazioni, ma noi per qualche ragione vogliamo sempre avere visione di tutti i nostri prodotti, anche ci siano o non ci siano nella nostra base dati, perché almeno una volta sono comparsi, perché devono essere veramente comparsi almeno una volta. Quindi magari stiamo facendo un'analisi sul mese e nel mese di gennaio vediamo bibite e vino, però poi su febbraio non troviamo la Coca-Cola e la Fanta, però noi vogliamo sempre avere la visione d'insieme dei prodotti che erano presenti nella nostra base dati, anche se sono spariti. Quindi noi andiamo qua, impostazioni campo, andiamo su layout, mostra elementi privi di dati. Ecco che attivando questo noi vediamo appunto anche il prodotto Fanta, anche se non abbiamo nessuna quantità, perché almeno una volta è comparso all'interno della nostra tabella. Questa anche è sempre una proprietà che decidete voi come gestirle. Queste due qua sono le più importanti, e anche come gestire il subtotale. Gli altri bisognerebbe andare in approfondimento ulteriormente, ma non voglio tediarvi troppo. Un'ultima cosa, tasto destro, possiamo fare nascondi i campi e sparisce il pannellino, quello che vedevamo prima, che anche qui mostra e elenco campi. Ecco che ce l'ho qui e ricompare se sparisce. Tasto destro, impostazioni campo, è la stessa cosa di andare appunto qui e fare clic impostazioni campo. Se faccio tasto destro impostazioni campo entrerò nelle proprietà di questo campo. Tasto destro e gli dico guarda opzioni tabella pivot,
Ecco qua, questa è l'ultima cosa che vediamo e poi abbiamo terminato. Qui entriamo nelle opzioni della tabella pivot, quindi anche qui posso andare a nominare praticamente il nome della mia tabella pivot, e qui ho delle altre voci che posso andare a giocare, quindi adatta la larghezza delle colonne in aggiornamento. Cosa significa? Che se qui compaiono dei nomi, perché quando io vado a mettere ad esempio il prodotto in orizzontale, poi magari mi compare appunto un nome lunghissimo di un prodotto che è lunghissimo, ok? Io voglio che quando refrescio, ok, la pivot si adegui in automatico, quindi la larghezza della colonna si adegui in automatico. Ecco che se questo flag è attivato lo adeguerà in automatico. Se lo togliamo e noi andiamo a configurarlo così e lo stringiamo, quando facciamo tasto destro aggiorna, vedete che la pivot non si allarga. Quindi anche questo può essere utile. Vedete che se adesso aggiorno lui adegua in base a quello che c'è qua. È una scelta, dipende sempre da cosa dovete andare a realizzare, come volete vederlo. Mantieni la formattazione celle all'aggiornamento, quindi se tenete questo mantiene tutta la formattazione, altrimenti la perde. Che cosa possiamo vedere? Totali e filtri. Allora, qui ad esempio possiamo decidere di avere il layout classico delle pivot, quindi tendenzialmente quando noi facciamo una pivot come vedevamo prima, lui che cosa fa? Fa una bella tabella pivot, diciamo guarda mettimela ad esempio qui e facciamo ok, e quando noi tiriamo giù il prodotto come vedevamo all'inizio lui va ad annidare le varie cose. Se noi facciamo tasto destro, opzioni tabella pivot, andiamo qui e gli diciamo visualizzazione classica, lui fa vedere praticamente il vecchio sistema e fa vedere questo riquadro che è un po' più grande, è il vecchio sistema delle pivot. Adesso quello nuovo è più carino, però vedete che anche con quello nuovo potete ottenere le stesse cose, quindi lui qui lavora così e non vi permette più poi di annidare le cose, quindi a me non piace tanto, ma ve l'ho fatto vedere giusto per farvelo vedere. Torniamo nelle opzioni per vedere cosa c'è ancora di interessanti. Sul menu dati, ecco qua, questa cosa qua è importante e poi direi che abbiamo concluso, anche se ci sarebbero tante altre cose da vedere. Numero di elementi da mantenere per campo. Allora qui di solito è un automatico, ne gestisce tantissime. Se qua metto nessuno, ok, che cosa succede? Io premo ok. Torniamo nell'esempio di prima, che qui avevamo messo Fanta. Se noi andiamo su adesso sul prodotto, lo tiro giù, no? E torniamo a dirgli guarda mostrami elementi privi di dati, ok? Che cosa succede? Togliamo il venditore, che così abbiamo meno cose. Ecco che qui c'era Fanta, ok? E non c'era valore perché era comparso almeno una volta nella base dati. Ma se io voglio resettare questa memoria, come faccio? Appunto, tasto destro, opzioni tabella pivot e vado sulla scheda dati e dico nessuno. Quando io dico nessuno, nel momento in cui io faccio tasto destro aggiorna, io perdo il valore perché l'ho resettato. Poi ipotizziamo che voglio reinserire la memoria in modo che riparta da questo momento in poi. Torno su dati e dico appunto automatico. Ecco che se io comunque vado e aggiorno, Fanta non compare più. Per far ricomparire Fanta dovrei fare in modo che nella mia base dati ricompaia Fanta. Adesso rimarrà anche AAA perché comunque l'ho inserito, lui lo tiene in memoria. Ecco che ricompare Fanta e rimane AAA in memoria. Questo è un errore, ripeto, opzioni tabella, dati, qua mettiamo nessuno, diamo un refresh e noi resettiamo la memoria della tabella pivot. Questo è importante da sapere. Bene, direi che abbiamo fatto un bel giro sulle tabelle pivot. Spero che questa panoramica sia stata utile per voi. Avete visto, ci sono tante proprietà, tante opzioni, si possono veramente fare tante cose, e poi ci sono anche le pivot bidimensionali che appunto rientrano nella parte di Power BI di Excel, dove si utilizzano strumenti un po' più evoluti all'interno di Excel. È un mondo molto vasto, però spero veramente che abbiate capito il concetto di questo strumento qua, di questo oggetto, e la potenzialità che ne sta dietro. Non resta che prendere le vostre basi dati e iniziare ad utilizzare lo strumento per riuscire a rendervi conto e per prendere un po' di flessibilità sull'utilizzo di questo oggetto. Come sempre, se non lo avete già fatto, fate un bel like al video, così mi aiuterete a far crescere il canale. Se non siete iscritti, iscrivetevi, e vi ringrazio molto per l'attenzione. Ci vediamo alla prossima puntata. A presto, ciao!